Ciao ragazzi, ancora una volta ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Qui sul tavolo accanto a me non ho nessuna macchina, non ho nessun attrezzo particolare, ma ho una serie di viti che Slotit ha deciso di inserire all'interno del proprio catalogo per permetterci una preparazione ancora più performante di tutte le nostre slot car. Abbiamo già visto in un precedente video, se ve lo siete perso vi metto il link in descrizione, tutte le maggiori tipologie di viti presenti sul mercato per le nostre vetture. Ce ne sono davvero tante, ci sono quelle che vanno bene per le sospensioni, ci sono quelle che permettono il basculamento tra la carrozzeria e il telaio delle nostre vetture. Questi viti si dividono a loro volta in base alla tipologia di filettatura, quindi se una filettatura di tipo classica o metrica, se sono imperdibili o meno, cioè se hanno tutto il loro stelo completo di filettatura oppure se ne hanno solo una parte. Insomma, è un universo veramente molto variegato. E allora dove sta la novità? O meglio, in che modo Slotit ha pensato di migliorare questo componente così minuscolo? Passiamo così con la visione dall'alto e andiamo a scoprirli insieme. Ed eccoci pronti a vedere da vicino questi particolari viti di Slotit. Beh, innanzitutto i codici. I codici sono il CH132, il CH133, il CH134 e il CH135. Ognuno di questo codice va a corrispondere a delle viti particolari. Perché particolari? E soprattutto in che cosa Slotit è andato a migliorare questo componente? Slotit ha pensato di andare a sostituire le classiche viti in ottone o in acciaio che fino ad oggi hanno equipaggiato i modelli anche durante le preparazioni con queste speciali viti in Ergal. Perché in Ergal? Perché l'Ergal è una particolare lega di alluminio a cui viene miscelato anche rame, magnesio e zinco in modo da aumentare la resistenza meccanica di questo materiale, rendendolo così paragonabile all'acciaio ma dal peso decisamente ridotto. E andiamo a vedere più da vicino quali tipologie di viti Slotit ci mette a disposizione per tutte le nostre vetture. Partiamo dal codice CH132. Queste sono le classiche viti che vengono utilizzate ad esempio nel banchino motore. Quindi quando voi avete un banchino, ad esempio delle vetture gruppo C, e volete avere delle viti a testa larga e conica, questo è il codice che fa per voi. Qui ho una vite classica, la tradizionale in ottone, che fino ad oggi avete potuto comprare come ricambio per la preparazione delle vostre slot car. Bene, adesso avete anche quest'altra opportunità. Avete la stessa vite ma in un materiale decisamente molto più leggero, e poi andremo anche a vedere quanto più leggero, perché proprio con queste viti andremo a farne un piccolo paragone. Passiamo dalle viti del banchino motore a questo codice CH133. Sono viti sempre a testa conica, sono delle M22x9 mm, hanno praticamente soltanto l'ultima parte filettata dello stelo della vite. Io ve la avvicino un po' alla telecamera in modo da poterle osservare più attentamente, e ci danno la possibilità di utilizzarle in combinazione con le sospensioni in modo tale da far scorrere la molla e quindi passare lo stelo della vite agevolmente all'interno dei fori predisposti e evitare così che la molla possa andare in qualche modo ad interferire con la filettatura della vite. Anche il codice CH134 ha praticamente le stesse caratteristiche della vite vista prima, ma ha lo stelo leggermente più lungo. Infatti è un M2,2 come prima, ma dell'altezza di 11 mm. Ha sempre una testa larga della vite a forma conica. Anche questa può essere utilizzata in combinazione con tutte le sospensioni. E un'ulteriore dimensione della lunghezza dello stelo lo abbiamo con la CH135. Sempre viti a testa larga, svasate, sempre utilizzabili con o senza sospensioni. Questa volta l'altezza dello stelo della vite è pari a 13 mm, 1,3 cm. Diciamo una vite decisamente grande, una vite decisamente importante che permette di essere utilizzata anche dove l'installazione è problematica, perché abbiamo la necessità di andare a fare basculare in modo evidente una slot car. Stiamo parlando di viti che si aggirano intorno ai 5 euro, quindi un prezzo decisamente molto competitivo considerando anche il materiale di altissima qualità. Ricordiamo infatti che si tratta di Ergal e non del semplice alluminio, quindi un materiale che ha una resistenza meccanica decisamente molto più elevata. E questo lo incontrerete soprattutto quando andrete a serrare o mollare le vostre viti
e l'intaglio che è posizionato sopra la testa della vite avrà una resistenza decisamente maggiore, perché ricordiamo che l'Ergal racchiude tutte le proprietà leggere dell'alluminio combinandole alla resistenza meccanica pari a quella dell'acciaio. Lo dicevamo all'inizio, quanto effettivamente queste viti metriche vanno a togliere peso alla vettura rispetto a quelli in ottone a cui fino ad oggi siamo stati abituati. Non ci rimane che scoprirlo, quindi andiamo a fare la prima prova utilizzando come al solito la nostra bilancia di precisione. Per farlo andremo ad utilizzare le viti metriche in Ergal col codice CH132. Sono viti M2,2 con l'altezza dello stero pari a 5,3 mm. Dall'altra parte utilizzeremo le stesse identiche viti, ne abbiamo 4 infatti, ma in ottone. Andremo così dapprima a pesare queste in ottone e poi dopo andremo ad aprire la confezione nuova di Slot It e andremo a pesare queste per farne il confronto. Iniziamo col posizionamento di una singola vite, così possiamo anche andare a scoprirne il peso, 0,2 grammi. Mettiamo la seconda, siamo a 0,5, quindi probabilmente la vite sarà 0,25, quindi non 0,2. Posizioniamo così anche la terza, siamo a 0,8 e poi la quarta effettivamente siamo ad 1 grammo. Quindi possiamo dire che le viti pesano 0,25 cada una. Tenete conto che il banchino motore normalmente ha 4 di queste viti, quindi abbiamo 1 grammo di peso per fissare banchino e telaio. Togliamo le viti appena pesate. Apriamo la confezione di questo CH132, togliamo le viti dal sacchettino di nylon, eccoci qua. Beh, devo dire che sono veramente molto leggeri. Mettiamo la prima. Come vedete la bilancia non si muove, 0,0 grammi, quindi pensate a quanto sono leggere queste viti. Ma facciamo la prova del 9, togliamo questa vite e andiamo a prendere la vite di prima, quindi tolgo questa vite, vado a prendere la vite che ho utilizzato prima e siamo nuovamente a 0,2 grammi. Posso così andare a togliere le viti in ottone e andare a posizionare tutte le altre viti. Ne abbiamo messe 2, 3 e 4. Ragazzi, siamo a 0,3 grammi. Abbiamo in pratica tolto 0,7 grammi di peso solo ed esclusivamente sostituendo le nostre viti. Ritogliamo nuovamente queste viti in Ergal, andiamo a ripesare tutte le altre viti che abbiamo utilizzato prima e siamo nuovamente a 1 grammo. Beh ragazzi, qua non c'è trucco, non c'è inganno, queste viti in Ergal di Slot It sono veramente molto leggere. Ragazzi, abbiamo tolto 0,7 grammi, una vera enormità. Calcoliamo che 4 viti servono solo ed esclusivamente per andare a fissare il banchino motore al nostro telaio. Insomma, un passo veramente importante da parte di Slot It che ci permette di preparare ancora meglio tutte le nostre vetture. Avete visto ragazzi quanto è facile fare la differenza di peso anche con un componente così piccolo. Sicuramente saranno le viti che utilizzerò nelle prossime preparazioni di tutti i miei modelli, sia che siano Slot It sia che siano di altre marche, perché è molto importante cercare di togliere quanto più peso possibile, soprattutto laddove il regolamento è particolarmente ferreo. In descrizione trovate il codice di riferimento di tutte queste viti che avete visto nel video e se volete chiedermi qualcosa di più specifico, mi raccomando, fatelo nei commenti. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e vi do appuntamento qui su Slot Car Tech per il prossimo video.